Ciao a tutti! Oggi ho deciso di dare vita ad una nuova serie tutta incentrata su Bruxelles, la vita a Bruxelles, come trasferirsi qui e alcune pillole di vita quotidiana bruxellese che magari non tutti sanno o che possono essere utili per chi sta pensando di trasferirsi o chi sta valutando un'offerta di lavoro. Visto che ormai è da 4 anni che vivo qui, posso essere in grado magari di fornire un aiuto un pochino più concreto, visto anche che mi viene posta spesso questa domanda e mi sono resa conto di non aver mai fatto un video. In questo video in particolare volevo parlare del primo step, della prima cosa di cui si ha bisogno quando ci si trasferisce in una nuova città, ossia dell'appartamento. Quindi come trovare un appartamento a Bruxelles, a cosa fare attenzione, dove cercarlo e quanto più o meno si può pensare di andare a spendere. Allora, innanzitutto occorre sottolineare che Bruxelles è una città che è suddivisa in 19 comuni diversi. Li chiamano comuni e ognuno di questo comune fa capo un borgomastro, una specie di piccolo sindaco. Io lavoro in un determinato comune e vivo in un altro comune e ci metto 30 minuti a piedi. Tutto questo per dire che molte cose specifiche a livello di budget, a livello di tasse comunali, dipendono proprio da dove si sceglie di vivere, quindi non posso andare tantissimo nello specifico in questo. Come expat mi sento di suggerire determinate zone della città, ma questo non vuol dire che in determinate altre non ci si possa trovare altrettanto bene. Le mie zone preferite, ma non solo mie, di tutti i miei amici stranieri e tendenzialmente le zone dove noi viviamo, sono quelle a sud di Bruxelles, quindi includono i comuni di Bruxelles 1000, cioè Bruxelles con la cifra 1000, che è il cap, diciamo, della zona centrale all'interno della circonvallazione, quella proprio dove si trova la Grand Place e tutte le attrazioni turistiche più famose. Devo dire anche però che Bruxelles è l'unica città, diciamo, in Europa che io conosca dove non è poi così figo abitare nel centro storico, perché la sera è molto male frequentato. Al di là dei turisti, dico, al di là delle vie principali, comunque ci sono tante viuzze, tanti piccoli vicoli, essendo nella città vecchia, e quindi c'è tanto spaccio di droghe, prostituzione, e la sera può anche essere pericoloso magari tornare a casa da soli se la via è un po' meno illuminata. Quindi diciamo che il centro non è considerato particolarmente prestigioso come posto dove vivere, però si possono trovare delle case carine, assolutamente a un prezzo abbordabile e sicuramente ben collegate. Il punto a favore del centro è che avrete sempre qualcosa di aperto sotto casa, appunto per il fatto dei turisti, quindi ci sarà sempre un kebabaro di emergenza, ci sono dei supermercati che sono aperti più a lungo di altri, avete tutti i tipi di mezzi di trasporto sotto casa e tutto sommato ci sono varie zone carine anche dove uscire la sera, un po' più lively, con tanti baretti e così. XL è un altro quartiere di Bruxelles, considerato anche abbastanza chic nella sua parte più bassa e anche universitario, diciamo, perché a XL c'è l'ULB, che è l'università di Bruxelles, e quindi diciamo che i prezzi che potete trovare in questa zona variano tremendamente, perché ci sono delle bellissime ville e lì siamo su budget ovviamente più alti, però si trovano anche appartamenti condivisi tra studenti che sono assolutamente cheap. A XL, nella sua parte alta, vicino a Porte de Namur, c'è il quartiere Matongué, che è il quartiere africano di Bruxelles. Diciamo che lì gli standard sono un pochino diversi. Vabbè, è un po' divertente il tutto, può essere folcloristico anche andare a visitare questo tipo di appartamenti. Un altro comune che vi consiglio è Etterbeek, che è prediletto da un sacco di expat e funzionari della commissione, proprio perché è vicino alla zona europea, ma anche non troppo, perché la zona europea comunque nel weekend è abbastanza spenta. C'è il parco del cinquantenario che è stupendo, c'è la metropolitana, c'è il tram, c'è il bus. Come budget, tendenzialmente, se stiamo facendo proprio una generalizzazione su tutta Bruxelles, diciamo che una singola in un appartamento condiviso
che si chiama anche COT, lo potete trovare quando lo cercate, KOT, significa un grande appartamento o una grande casa di quelle vecchie su vari piani, con magari anche 10 coinquilini. Quindi una camera condivisa in un appartamento del genere può andare dai 400 euro ai 600 euro per gli appartamenti più belli, quindi camera singola in appartamento condiviso. Se invece state guardando un monolocale, potreste andare a pagare dai 600 agli 800 euro senza le spese. Invece gli one bedroom apartments, che qua chiamano one bedroom ma che nella concezione italiana è un bilocale, cioè con la camera da letto separata dalla sala, il prezzo varia dai 750 ai 1000, 1200, 1300, a seconda di quanto grande sia e a seconda della zona ovviamente, e a seconda della modernità o meno dell'appartamento. Allora, dove cercare gli appartamenti? Ci sono due siti più famosi, che sono uno è ImmoWeb e uno è Appartager, e lì si possono cercare sia appartamenti condivisi sia appartamenti da soli tramite agenti o privati direttamente, anche appartamenti in vendita. Se no, il metodo di ricerca più diffuso, diciamo, tra noi stranieri, giovani o gente che sta per poco tempo è Facebook. Su Facebook ci sono un sacco di gruppi diversi, il più famoso è Bruxelles de Bouche à Oreille, ce ne sono vari, comunque si chiamano più o meno tutti uguali, e lì non siete tanto voi a dover postare la vostra richiesta di sono a Bruxelles dall'AL, mi serve un appartamento, perché così la gente tendenzialmente non vi dà tanto retta, ma più che altro siete voi a dover rispondere ad altri annunci il più veloce possibile, cercare di visitarli il più veloce possibile e di accaparrarveli subito, perché è un mercato che si muove super velocemente e tutti gli annunci compaiono poco prima della fine del mese. La cosa che io vi consiglio è di arrivare un pochino prima della vostra data di inizio lavoro, magari riservandovi una settimana solo proprio per la ricerca della casa e piazzandovi un sacco di appuntamenti, perché veramente le case qua fanno anche abbastanza schifo come livello, come siamo abituati noi italiani, livello di igiene, di pulizia, proprio anche di finiture. Non reggono il confronto con le nostre case, quindi questa è assolutamente una cosa per cui dovete prendervi del tempo e anche per valutare che cosa c'è nelle vicinanze a livello di trasporti, a livello di supermercati. Intanto fuori sta tramontando il sole. No, volevo semplicemente anche farvi riflettere sul fatto che ci potrebbero essere un sacco di costi nascosti rispetto al prezzo che viene mostrato nell'annuncio, che possono essere le charges communes, che sono le tasse richieste dal comune come la tassa dei rifiuti eccetera eccetera, oppure quelle condominiali. Alcuni proprietari e alcuni contratti richiedono di stipulare un'assicurazione sulla casa extra, io ne ho una poi anche specifica per l'incendio stipulata dal mio proprietario di casa. E poi tenete conto che su alcuni contratti è prevista l'indicizzazione del costo. Per esempio a me viene aumentato l'affitto ogni anno in base ad un indice che calcola l'aumento del costo della vita, e così aumenta anche l'acqua, ma così aumentano anche gli stipendi. Però attenzione che non tutti i contratti sia di lavoro e sia di locazione sono soggetti a questa indicizzazione. È comune, diciamo nei contratti un pochino più seri, che all'inizio si faccia una specie di stato dei luoghi, quindi una specie di inventario con il proprietario e anche un esperto terzo esterno, quindi si vada in giro per la casa a vedere eventuali danni, eventuali cose che mancano, che non funzionano, e anche voi dovete stare attenti e fare eventualmente delle fotografie, perché tutto quello che non viene rilevato in questa fase comunque sarete voi responsabili. Quindi se dopo questo giro viene fuori che una lampadina è rotta, sono cavoli vostri, non è più l'inquilino precedente a doverla cambiare o a dover pagare un determinato graffio eccetera, ma sarà come se l'aveste causato voi quel danno. Il proprietario vi chiederà di depositare una determinata somma presso una banca terza a cui voi non potete accedere, soldi a cui voi non potete accedere né il proprietario può accedere, sono tenuti in deposito da questa banca, e il deposito viene liberato, per così dire, solo una volta che
quando voi lascerete quell'appartamento si sarà determinato un'altra volta con l'esperto, facendo lo stato dei luoghi d'uscita a questo punto, che è tutto in ordine. Se non è tutto in ordine, il proprietario può tenersi una parte di quei soldi, determinata di comune accordo con l'esperto. Un'altra cosa importante da dire è che per qualsiasi problema con il proprietario di casa, se succede una piccola diatriba e sentite che stanno per approfittarsi di voi, cosa che ahimè è abbastanza frequente, esiste un sindacato degli inquilini che è anche abbastanza efficiente e veloce ad agire e che si può tranquillamente contattare per evitare un determinato tipo di episodi spiacevoli con i propri proprietari. Basta, spero di esservi stata utile, spero che troviate delle belle case a Bruxelles che sono un bene raro. Come potete ben immaginare, non mi occupo di diritto immobiliare né sono un'esperta del mercato. Questo video è semplicemente frutto della mia esperienza, ho sentito dire da parte dei miei amici, dopo 4 anni che vivo qua ne ho sentite di storie. Ci vediamo al prossimo video con la prossima pillola di saggezza sulla vita bruxellese.